Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto da una build realizzata da uno dei pilastri del formato, Jonathan Quarantiello, che in questa occasione veste i panni del giocatore, proponendoci un archetipo molto particolare. Ancora una volta abbiamo a che fare con una lista incentrata su due patron, uno dei quali è una vecchia conoscenza del formato, visto che fornisce una serie di vantaggi adattabili a diverse build orientate a fare value, anche se al costo di un investimento di mana non certo esiguo. Dall'altra però abbiamo una creatura in una delle tre meno note tra i piani, quella dei pirati, con al suo attivo diverse carte interessanti, oltre a offrirci delle tech che in questa lista potranno aiutarci non poco a tenere a bada le intemperanze dei nostri opponenti. Questa volta vi parleremo di Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szarr, Doom of Fools. Il potenziale offerto da questi due pattern non sembra a prima vista molto, dato che si appoggiano su meccaniche e tematiche distinte, eppure avrete modo di scoprire nel proseguo di questo primer tutto il loro potenziale combinato, ma andiamo con ordine, analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Malcolm, Keen-Eyed Navigator, che con 3 mana, 2 generici e 1 blu, abbiamo un pirata sirena con forza 2 costituzione 2, volare, e con 2 abilità, di cui una pattern necessaria per affiancarlo a Tevesh nella zona di comando. Nella prima abilità c'è, ogni qualvolta uno o più pirati che controlli infliggono danno ai tuoi avversari, crea una pedina tesoro per ogni avversario a cui viene inflitto danno. È un artefatto con tappa, sacrifica questo artefatto, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Passiamo ora a Tevesh Szarr, Doom of Fools, che con 5 mana, 4 generici e 1 nero, abbiamo un Planeswalker, per 4 punti lealtà, con 4 abilità, di cui una pattern necessaria per abbinarlo a Malcolm. L'abilità con il +2 recita, crea 2 pedine creature Trull 0-1 nere. Con il +1 abbiamo, puoi sacrificare un'altra creatura o Planeswalker, se lo fai pesca 2 carte, poi pesca un'altra carta se il permanente sacrificato era un comandante. Infine con il -10 c'è, prendi il controllo di tutti i comandanti, metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo tutti i comandanti dalla zona di comando. Se da un lato abbiamo un enable per ottenere più mana dalle nostre combat, dall'altro abbiamo un viandante che fa del vantaggio carta attraverso il sacrificio delle creature sul punto di forza, ma a differenza di altre build, vista nel passato, l'idea di sacrificare Malcolm con Tevesh appare meno allettante. Qui risulta più interessante lasciare vivo il nostro pirata sirena, acquisendo tesori per un vantaggio mana molto goloso, in una build che punterà a schiacciare, a suon di interazioni, tutte le mosse dell'avversario, per un'azione basata sul puro controllo, dove i nostri due generali avranno quasi sempre la meglio. Se da un lato le abilità sono chiare e molto distintive di questi Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szarr, Doom of Fools, dall'altra diventa un po' difficile comprenderne appieno il potenziale, soffermandosi semplicemente ad osservare la sola zona di comando. Certo, tra le 99 sono stati inseriti alcuni pirati, con Kitesail Freeboarder, Siren Stormtamer e Spectral Sailor, ma non siamo di fronte a un numero tale da poter considerare questa build orientata a un'azione aggro, in cui cercheremo di produrre molti tesori. Si tratta di aggiunte che hanno uno scopo più generalista, dove si punta a piccoli vantaggi, accumulabili poco a poco, a partire dagli effetti di card advantage, con Baleful Strix e Skullclamp, quest'ultimo sinergico con il nostro viandante, per un'azione lenta e studiata nei dettagli. Ad esempio con effetti di bounce che sposteranno anche di molto gli equilibri in campo, con Brother Borrower e su Depthly da un lato, e Cyclonic Rift e Washout per una pulizia unilaterale, dandoci modo di impostare un'azione pronta a rintuzzare tutte le minacce. Anche gli Steel Effect non mancheranno, visto che ci ripagano non solo di permanenti nuovi, anche sacrificabili da Tevesh, ma di uno sbilanciamento di risorse spesso notevole, con Gilded Drake, Might Archness e Teachery, in grado di rubare anche pezzi chiave del nostro opponente. Non mancano poi le mosse ardite per mettere in ginocchio i tutori e i pezzi chiavi, con Opposition Edged e Opposition, così da inibire le giocate migliori, a tutto vantaggio del nostro graduale game plan fatto di costruzione e valore, in mano come in campo. E visto che il nostro Planeswalker ama uccidere le nostre stesse creature, con Avadim's Awakening e Witch's Cottage, potremo provare a riprendere dal cimitero, accumulando così ulteriori risorse da poter sfruttare al meglio, tra ETB e meri bittanti in campo. Con Bloodcast ci assicureremo comunque una creatura in grado di ritornare da sola dal cimitero, semplicemente con una nuova terra in campo, dando l'impasto a Tevesh o banalmente proponendo un bittante pronto a finire l'avversario senza più risposte. Un archetipo così ottimizzato nelle scelte non può fare a meno di una sezione della lista dedicata ai tutori e con Dark Petition, Diabolic Intent e Profane Tutor proveremo a sfruttare al meglio quello che abbiamo a disposizione nel Grimorio, dando un'accelerata alla nostra azione. A queste carte affiancheremo Urza's Saga, che offre il meglio per il nostro game plan, tra mana, token e la ricerca di uno dei nostri artefatti migliori, così da avere una risposta pronta per ogni situazione.
Per rinforzare la prima abilità di Tevesh o anche solo produrre nuovi abitanti per intuzzare l'azione avversaria, con Puppet Stitcher e la sua trasformazione in Puppet Factory e Sigmund Witch, avremo una serie di generatori di token funzionali a darci tutto quello che ci serve per il nostro board. Non possono mancare, vista la presenza del blu, alcune staple irrinunciabili, con Snapcaster Mage e Trunei Nemesis, sempre utili durante le nostre partite, da non poterci certo rinunciare neppure in questa particolare build. Infine, come non citare il Breacher, carta che ben sinergizza con il nostro piano tesori e il desiderio di azzerare il vantaggio carta del nemico, che deve essere solo in nostro favore, per un value asimmetrico che ben pochi potranno sostenere. Se gli intendimenti di questi due pattern, Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szar's Doom of Fools, sono solo all'apparenza disgiunti, il vero scopo di questo archetipo è quello di punire ogni giocata avversaria, con tutti i mezzi che i colori Dimir ci metteranno a disposizione. A partire dallo scolpirci la mano con i consueti cantrip, Brainstorm, Porden e Preordain, coadiuvati da Gitaxian Probe, cercheremo sempre di valorizzare al massimo gli effetti del viandante, così da avere sempre una risposta pronta per ogni occasione. Per sfoltire la mano del nemico, avendo sempre bene in mente cosa ha per contrastarci, useremo sempre verdi strumenti di discard, con Duress, Inquisition, Kozilek e Tuxize, puntando a proteggere le nostre giocate al meglio. Anche i counter non possono mancare per rispondere colpo su colpo al nemico, con un'ampia selezione di carte, scegliendo tutto quello che è disponibile nel formato tra Counterspell, Force Spike, Mana Leak, Miscalculation e Spell Pierce, puntando a eliminare le minacce peggiori, così da avere tempo per imbastire i nostri vantaggi. Anche tra le removal non lesineremo tra Mordor's Rider e la sua avventura Swift Hand e i diversi elementi che sono ad appandaggio del nero, con Blood Cheese Thirst, Bone Shards, Dismember, Fatal Push e Infernal Grasp, pronti a replicare le creature problematiche dell'avversario. A queste affiancheremo Toxis Delage, una vrata irrinunciabile visto il suo costo di cast ridotto, e Sudden Edict per costringere al sacrificio di una creatura, magari imbersagliabile, così da eliminare alla radice anche questo tipo di problemi. Al fine di avere una certa flessibilità in mano, utilizzeremo anche Cryptic Command e Mystic Confluence, che con il loro costo di cast non certo leggero ci offrono in cambio una versatilità che ben si sposa con il desiderio di replicare, colpo su colpo, le giocate avversarie. Fanno da contorno alcune carte contro i cimiteri avversari, con Cling to Dust e Relic of Progenitus, pronte a entrare in azione se ci troviamo di fronte a uno dei tanti archetipi che fanno del Grave la loro risorsa principale. Per ostacolare in modo trasversale l'opponente di turno con Contamination e Pidin Needle, ci preoccuperemo di mandare a monte la mana basi complesse o bloccare sul nascere qualche combo basata su una carta specifica, così da spegnere le sue velleità di vittoria sul nascere. Infine, a corollario in questo arsenale di interazioni aggiungeremo Jace the Mind Sculptor e Narset Parter of Veils, due Planeswalker che non hanno bisogno di presentazioni, visto quali abilità portano in dota per la riuscita del nostro piano di gioco. L'idea iniziale per costruire una build basata su Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szar's Doom of Fools è nata da una collaborazione tra Jonathan Quarantiello e un altro personaggio di spicco del Centurion, Crash Bolas, o meglio Francesco Vitale, uno dei fondatori di questo formato nostrano. Si tratta a tutti gli effetti di un Dimir Control fuori dagli schemi, capace grazie alle peculiarità di Tevesh Szar's Doom of Fools, un viandante di supporto notevole, di ottenere quella consistenza nel card advantage da permettere di mantenere sempre la necessaria pressione alle giocate avversarie. Le sinergie tra i due comandanti sono evidenti, così come il vantaggio di avere due generali nella zona di comando, con Malcolm, Keen-Eyed Navigator, che offre uno splendido ramp effect utile a sostenere i costi di cast del Planeswalker, non certo agevoli, dandoci modo anche nel proseguo della partita di sostenere anche le interazioni più complesse. Un archetipo capitanato da questi Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szar's Doom of Fools, che non può che ben figurare, a patto di sfruttarne appieno tutto il potenziale, in una corsa ad ostacoli in cui saremo noi a mettere i paletti al cammino del nemico. A detta di Jonathan Quarantiello, pilotare questi Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Tevesh Szar's Doom of Fools ricorda la memoria e i control classici dei formati Eternal più spinti, dove il mana e i land drop costanti devono garantirci un'azione tipica di un draw and go. Malcolm, Keen-Eyed Navigator può essere il primo a scendere in campo, così da accumulare il mana per giocare Tevesh Szar's Doom of Fools protetti dai nostri counter o dagli scartini, ma possiamo operare come un classico control deck, obliterando le minacce per poi far scendere direttamente il viandante in campo, magari coadiuvato dai nostri pali, una volta prese le retini della partita. Il vantaggio così ottenibile ci porterà a spostare gli equilibri a un punto tale che il nostro avversario non potrà più trovare spazi adeguati per proporre delle minacce in grado di impensierirci, mentre noi con calma possiamo trovare qualche silver bullet per portare a casa il risultato. Tra Contamination, Dark Petition e Urza's Saga abbiamo diversi modi per incasinare la mana base avversaria o bloccare, grazie ai tutori che recupereranno i pezzi giusti, qualunque tipo di minaccia, sia verso Planeswalker monesti, sia verso le recursioni dal cimitero.
In particolare la nuova terra proveniente da Modern Horizon 2 ci farà recuperare tutti gli artefatti strategici presenti nella build, così da rispondere colpo su colpo a qualsiasi mestizia che proverà a proporci il nostro opponente ormai stretto in una morsa da cui non potrà più uscire. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Malcolm, Knight Navigator e Tevesh Szas Doom of Fools si posiziona nel Meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck e i midrange deck il matchup è generalmente buono, visto che il mix di counter e rimozioni ci permetterà di gestire le loro pressioni fin dai primi turni, mentre con l'arrivo di Tevesh e delle sue pedine, i bloccanti a disposizione spegneranno le loro velleità. Verso i combo deck, spesso dipendenti dal proprio comandante, i counter saranno la risorsa principale, puntando sui target più rilevanti, mulligando anche in modo aggressivo pur di avere interazioni disponibili sin dall'avvio del match. Verso i control deck abbiamo dalla nostra Tevesh, che da solo ci offre un vantaggio incolmabile, oltre a un piano aggro offerto dai nostri pirati, che se opportunamente protetto può spiazzare e logorare quanto basta al nemico, mentre noi con calma accumuliamo le risorse necessarie per schiacciare l'avversario. Soffriremo non poco i mazzi che puntano sull'End Denial vista la nostra sete di mana, o sono in grado di decimare la nostra mano iniziale, costringendoci a restare troppo indietro in risorse durante il match, rischiando alla fine di compromettere la partita. Il mazzo necessita di fare l'end drop con costanza nei primi 5 turni, quindi ogni cosa che può ostacolare queste azioni non farà certo bene ai nostri Malcolm, Knight Navigator e Tevesh Szas Doom of Fools, così affamati di tesori da predare chiunque gli capita a tiro. Il piano contro l'ipotizzato da Jonathan Quarantiello per questi Malcolm, Knight Navigator e Tevesh Szas Doom of Fools è sicuramente in grado di recepire nuove carte o adattarsi al meta da affrontare, limando qua là alcune scelte specifiche. In caso di assenza di mazzi a base incantesimi potremo tagliare Washout, sostituendolo ad un counter come lo Focus o a un board wipe aggiuntivo come Damnation per bilanciare meglio la nostra strategia complessiva. Analogamente, se il meta ha una grossa densità di aggro deck, inserire Damnation o ampliare il parco di rimozioni puntuali, che abbondano nel nero, potrà darci migliori chance di vittoria, così come con Liliana Last Hope, un'aggiunta valida anche in questi contesti. Nel caso ci trovassimo a dover affrontare molti partner, Leadership Vacuum è il miglior tool da prendere in considerazione, condensando in un'unica carta una risposta a minacce multiple sempre molto fastidiose. Con un meta più control possiamo fidarci a Enhanced Partner of Veils o Adult Breacher, in modo da impedire all'avversario di pescare troppe carte, coadiuvando questa strategia con carte come Imp to Turach, aumentando l'end date, sempre molto fastidioso per questi opponenti. Abbiamo terminato questa complessa disamina, ringraziamo Jonathan Quarantiello per averci guidato alla scoperta di questi due pattern che reinterpretano il concetto di control deck in una maniera del tutto nuova, offrendo un grande potenziale nella zona di comando. Se vi piace rispondere colpo su colpo alle minacce avversarie, ma non volete rimanere a mani vuote per troppo tempo, questi Malcolm, Knight Navigator e Tevesh Szas Doom of Fools potrebbero fare al caso vostro, dandovi modo di dimostrare tutto il vostro valore in campo a suon di interazione e card advantage. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Card Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.